Molti di voi stenteranno a crederci, soprattutto chi magari segue da poco il mondo dell'orologeria o magari i curiosi che sono finiti nella nostra stanza degli orologi qui su TOC, ma per avere questo orologio in collezione ho atteso 2 anni. Chi mi segue su Instagram probabilmente già lo sa, se non lo fate seguitemi toc.o'clock. Si tratta di un orologio che ho provato non appena è stato presentato in boutique, non era disponibile naturalmente, ho dato la mia, come si suol dire, manifestazione di interesse, dimenticando poi anche di averlo fatto. In realtà un paio di giorni fa finalmente mi ha chiamato il concessionario Rolex per andare a provare e decidere magari di acquistare questo orologio. Ci sono voluti 2 anni. Eppure non si tratta di un orologio particolarmente raro. In realtà è un orologio che oggi si acquista facilmente al listino o anche un po' sotto listino, soprattutto nel mondo dei reseller o nel mondo dell'usato. Ce ne sono alcuni mai indossati che costano poco meno del listino, circa 200-300 euro meno del listino. Eppure ho scelto di prenderlo perché lo aspettavo da 2 anni, perché la prima volta che lo provai al polso mi convinse subito, immediatamente, ve ne ho parlato anche in diversi video. E beh, sto parlando sto parlando di Tudor. E a guardar bene la scatola di Tudor e pensare che mi hanno chiamato dopo 2 anni per acquistare questo orologio, sinceramente fa riflettere. 2 anni li ho sempre considerati un tempo da pazzi, quando qualche anno fa si parlava di una lista di attesa di 2 anni per un Patek Philippe. In questo caso non si tratta neppure di Rolex, bensì appunto di Tudor. In questo caso il Tudor FXD, che è un orologio abbastanza raro, indubbiamente, perché i concessionari ne ricevono davvero pochi ogni anno, quasi uno all'anno per concessionario. E si tratta di un orologio anche molto particolare che ha da subito destato la curiosità di tanti appassionati. Abbiamo parlato di questo fixed per tanto tempo, fixed perché ha le anse fisse, come adesso vi farò vedere, ed è un orologio che nasce per la Marine Nationale francese nel 2021, un orologio che ancora oggi nel 2023 è in produzione e sotto il suo fondello viene riportato ogni volta l'anno di produzione. In questo caso è un Marine Nationale 23, proprio perché è stato acquistato in questo periodo, prodotto e acquistato in questo periodo. È un orologio indubbiamente particolare, abbiamo già detto, è un vero diver moderno, ed è la cosa che più mi piace di questo orologio, ovvero la sua modernità, il suo voler richiamare l'heritage della casa con i suoi indici quadrati e la sfera delle ore con il quadrato, cosiddetti snowflake, ma con tutte le caratteristiche di un orologio assolutamente moderno, a partire dalla piattezza del suo quadrante. La cosa che più mi è piaciuta sin dall'inizio di questo orologio è un orologio il cui quadrante salta fuori dal vetro e lo rende estremamente moderno, così come è moderna anche la sua lunetta in ceramica opaca, bidirezionale, ma soprattutto retrograda. Come potete vedere, infatti, la numerazione è al contrario, è in senso antiorario. Questo perché non ha lo scopo di indicare quanto tempo è trascorso, bensì quanto tempo manca. Vi faccio un esempio molto pratico: se vogliamo cronometrare 10 minuti, metteremo il 10 sulla lancetta dei minuti, che nel momento in cui arriverà al 12 ci indicherà che sono appunto trascorsi 10 minuti. Questo serve per la navigazione subacquea a vista dei sommozzatori incursori della Marine Nationale. Naturalmente è un vezzo tecnico che probabilmente oggi ha poco senso, ma che indubbiamente rende affascinante e interessante questo orologio realizzato in titanio come gli altri Pelagos di Tudor, ma in questo caso, come vi dicevo, con anse fisse. Vi faccio vedere che cosa significa, ovvero è un orologio, come tantissimi di voi ormai sapranno, che ha, come potete vedere, delle anse ricavate da un unico blocco di titanio, quindi non sono orologi questi fixed a cui è possibile montare ulteriori cinturini se non dei
NATO single strap o anche dei NATO classici, perché appunto non è possibile metterci altri cinturini, se non, come succedeva negli anni 20 e negli anni 30, eventualmente dei cinturini in pelle proprio per anse fisse, ovvero sono dei cinturini che una volta fatti passare attraverso l'ansa si ripiegano su se stesso e poi vengono cuciti oppure vengono bloccati con delle graffette. È una tecnologia indubbiamente ormai passata, eppure mi piacerebbe provare questo orologio con un cinturino magari in cuoio invecchiato in stile Panerai per esempio, e non escludo di farlo. Fondello Marine Nationale 2023, come vi dicevo, perché appunto si tratta dell'anno di produzione e molto spesso si è parlato di un'uscita di produzione del Fixed Marine Nationale. La cosa naturalmente si farebbe molto interessante da un punto di vista collezionistico, non è del tutto esclusa anche relativamente all'ultima presentazione del Tudor Fixed ma in colorazione nera per la US Navy, che potrebbe appunto mettere fuori di produzione questo Marine Nationale. Vedremo, ma in ogni caso l'ho voluto acquistare a prescindere da tutte queste speculazioni. L'ho montato con il cinturino in gomma single pass, che è di una bellezza particolare, sembra quasi un cinturino in tessuto, in realtà è tutto caucciù, assolutamente impermeabile, una bellissima fibbia perfettamente realizzata, anche perché qui parliamo praticamente della qualità Rolex per quanto riguarda le rifiniture, mentre in confezione viene venduto questo orologio anche con un altro cinturino che in realtà è il cinturino principale, ovvero il velcro, che è anche un cinturino di una comodità davvero disarmante, per quanto in realtà sia un cinturino, come potete vedere, in velcro, purtroppo in semplice tessuto, quindi come qualsiasi altro tipo di NATO è un cinturino che si inzuppa anche soltanto lavandosi le mani. E per quanto mi piacciono queste soluzioni e mi piacciono tantissimo i cinturini NATO, in tutta onestà non sopporto tanto il fatto che si inzuppino, quindi preferisco di gran lunga il suo cinturino in gomma, soprattutto perché a differenza del NATO è un punto di blu veramente magnifico che poi si sposa perfettamente con questo bellissimo quadrante pastello, così come pastello e opaca anche la sua ghiera in ceramica, e rende questo orologio davvero molto molto affascinante. A me piace veramente tanto, è un orologio che si può indossare in tutta tranquillità in tantissime situazioni e occasioni senza il minimo timore. È un orologio indubbiamente tecnico e perfettamente rifinito. Questi biselli sul titanio rendono il tutto ancora più bello e armonioso. È uno di quegli orologi che sogno di slacciare, magari bagnati e pieni di salsedine, dopo un'immersione, magari con mio figlio fra qualche anno, e poggiandolo sugli scogli per slacciare il pugnale dal polpaccio e insomma godersi un orologio che nasce per il mare, così come effettivamente andrebbe fatto. Vi faccio vedere anche come va al polso dopo aver tolto il diver per eccellenza, un Rolex Submariner 16610, ma è il momento del Fixed, quindi lo indosso assieme a voi con questo cinturino in gomma, vi dicevo, davvero bello, comodo e, come dicevo, anche con un punto di blu che lo rende incredibilmente affascinante, almeno per chi ama questo colore e per chi ama il blu in generale. È un orologio, come vi dicevo, tecnico, moderno, è uno strumento. A differenza per esempio del Sub, è un orologio più grande, più tecnico secondo me anche. Il Sub, anche nella sua configurazione 5 cifre, per quanto questo sia un Sub che ha vissuto davvero il mare con la sua lunetta virata all'azzurro, come potete vedere, indici e lancette virate al nocciola, insomma un orologio dal grandissimo fascino, è forse comunque un po' gioiello rispetto invece alla tecnica di questo orologio, che nasce per essere leggibile, nasce per fare il suo lavoro in acqua, non a caso le anse fisse, e probabilmente lo rende ancora più godibile, soprattutto nelle situazioni estreme.
Situazioni estreme che da appassionati con il fix al polso naturalmente immaginiamo, sogniamo e speriamo, ma naturalmente si tratta come sempre di piccoli sogni da semplici appassionati. In ogni caso un orologio che mi ha convinto sin da subito e che adesso che è finalmente atterrato in collezione sinceramente mi convince ancora di più, perché finalmente posso provarlo concretamente con questo cinturino in gomma che ammiravo in foto prima di poterlo acquistare. È un orologio che, nonostante la sua lista d'attesa, come dicevo all'inizio, si può acquistare in realtà anche un po' sotto il listino nel mercato dell'usato, ma che secondo me rimane di grande fascino e probabilmente oggi l'unico vero Tudor da collezione, e che probabilmente quando un giorno sarà magari vintage ricorderemo con un po' di fierezza e nostalgia. Certo, pensare di aspettare 2 anni per un orologio del genere, che si trova anche nel mercato dell'usato, è ormai praticamente impensabile, se non fuori da ogni logica. Io avevo praticamente dimenticato di aver chiesto in realtà a diverse concessionarie di poter essere contattato per acquistarlo, e sono stato chiamato da una di queste concessionarie soltanto 2 giorni fa. Sono stato comunque contento di metterlo in collezione, perché lo volevo sinceramente, pur pagandolo anche un po' di più di quello che costa oggi, come abbiamo detto fino ad ora, nel mercato dell'usato. Però ripeto, è un orologio che trovo di grande sostanza e che finalmente ho avuto l'occasione di potervi raccontare dal vivo dopo averlo provato qualche giorno al polso come merita. Insomma, il Tudor Fixed è un orologio che reputo all'altezza delle aspettative, anche perché, a differenza di altri diver come per esempio il Sub, è un orologio che si può acquistare ancora a un prezzo assolutamente ragionevole, nonostante il calibro di manifattura, la certificazione COSC, la sua qualità, il titanio, la ghiera ceramica bidirezionale retrograda. Insomma, nonostante tutto questo, è un diver che ha ancora un prezzo logico rispetto agli aumenti ormai impazziti degli ultimi mesi e degli ultimi tempi. Questo è il mio Tudor Fixed dopo qualche giorno al polso. Fatemi sapere che cosa ne pensate e io vi do appuntamento a un prossimo video qui su TOC. Ciao!